Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi cercherò di girarvi in modo veloce il tutorial di questo orecchino che ho deciso di chiamare Amethyst. Amethyst per il colore di questa goccia che è in vetro 12 x 18 che come vedete ha il foro qui in alto. Ho deciso di chiamarla Amethyst per il colore, anche se in realtà in video il color ametista assolutamente non si vede, come in generale non si vedono tutti i colori fucsia, rosati, violacei, bordeaux, sono sempre molto sfalsati, come anche questi mezzi cristalli. Comunque passiamo al dunque. Servirà quindi una di queste goccine. Io ho realizzato gli orecchini forse l'anno scorso, non mi ricordo, in questi colori con questi elementi bellissimi e ho deciso di farne un'altra versione in viola. Adesso quindi passo subito all'elenco dei materiali. La tecnica è il brick stitch, è una tecnica un pochino insomma particolare. Ho fatto altri video qui sul canale per spiegarvela, quindi diciamo che vi spiegherò più o meno come realizzarli, ma andrò abbastanza veloce, insomma, perché alla fine è un po' ripetitivo, tranne il cambio di giro, è una lavorazione in questo caso abbastanza ripetitiva. Può sembrare difficile per coloro che non l'hanno mai fatta, ovviamente si deve giocare un po' con la tensione del filo. Io stesso a volte realizzo due moduli e mi vengono leggermente diversi perché casomai ne faccio uno, poi l'altro lo faccio un po' di giorni dopo e quindi spesso anche la mia mano può variare nella tensione, però in linea di massima per i suggerimenti che vi do dovreste riuscirci. Non è sicuramente una tecnica base, però secondo me con un po' di esercizio può funzionare. Se trovate questo un pochino difficile, vi metto giù nell'info box e su in alto nelle schede vi metto il link di qualche tutorial che ho girato sempre sul canale più basico di questa tecnica che abbiamo detto è il brick stitch. Allora, cosa ci servirà? Ci servirà quindi la goccia prima di tutto, poi ci servirà un elemento, vedete qui centrale, che è una rocaille, che vedete qui è una 6-0, quindi un po' più grande della 8-0. Poi ci serviranno dei mezzi cristalli o se vogliamo chiamarli fire polished, che sono questi, in realtà sono color pesca, ma voi li vedete insomma un beciolino bruttarello. E quindi serviranno questi, ne serviranno 9 per ogni modulino. Poi servirà un mezzo cristallo più grande da 6 mm. Non trovo la bustina, ma questo è un rose gold, capri rose gold o qualcosa del genere. Vedete che è sfumato nella colorazione. Dopodiché serviranno delle 80, serviranno delle Delica, questa colorazione molto bella, presa anche questa da Perlinolandia. Poi serviranno delle 11.0, in questo caso ho utilizzato quelle della Miyuki e penso di avervi detto tutto, quindi sì, 11.0, 8.0, Delica 11.0, mezzi cristalli da 4 e uno solo da 6, la goccia ovviamente il nostro pernetto, ago e filo da tessitura. Io utilizzo sempre il mio amato tulip che ormai si è deformato e poi utilizzo il Miyuki in questo caso di colore rame perché comunque vedete che l'elemento centrale è ramato la 80 e poi le rocaille queste mi sa che sono il colore muscat, quindi diciamo che ho richiamato un po' i colori della creazione. Quindi partiamo subito dal primissimo giro che è questo in cui io andrò ad inserire 6 rocaille, vedete 80, le 6 e poi andrò a inserire la mia goccia sottostante, quindi vi farò degli scatti fotografici così che comprenderete perfettamente come lavorare. Allora, per prima cosa entriamo con il filo nella nostra 6-0 e facciamo qualche nodino per fissarlo alla nostra
al nostro elemento centrale. Allora, ecco qui abbiamo praticamente fatto il nostro rodino. Adesso andiamo a prendere le rocaille 8-0. Prendiamo le prime due sul lago. Entriamo all'interno del nostro elemento. È un po' piccolino, spero di riuscire a mostrarvi. Ok, e tiro, quindi vado da dietro in avanti. Dopodiché entrerò solo nella seconda dal basso, cioè da sotto verso sopra, e tiro. In questo modo vado a prenderne un'altra, entro sempre nel mio elemento centrale microscopico, tiro ed entro sempre da sotto verso sopra e tiro. Vedrete che si andranno a posizionare in questo modo. Ok? Adesso ho inserito le prime tre, poi dopo andrò a chiudere e vado a prendere la mia parte centrale. Ok? Quindi dovrò fare questa parte sottostante. Ed andrò quindi nel momento in cui esco dalla 8-0, e vado ad inserire sul lago un'altra 8-0, due rocaille 11-0, la mia goccia, poggio per farvi comprendere, la goccia, altre due 11-0 e in questo caso inserirò 2 8-0. Qui ne avevo inserita una perché in realtà già stavo uscendo da una 8-0 e qua invece no. Vi poggio sul tavolo per farvi comprendere. Ok, in questo modo. Vedete? Cosa faccio? Entro ovviamente nel mio elemento, sempre da dietro in avanti e tiro. Ovviamente adesso mi trovo in questo modo, dovrò rientrare soltanto nella prima 8-0, quella che trovo più vicino, e tiro. Spero che si veda in questo modo. E ora devo continuare il mio resto di giro al brick stitch, ovviamente. Quindi tiro bene, vado ad inserire un'altra 8-0, entro sempre nella mia 6-0 elemento qui al centro, vado nella 8-0, prendo ancora un'altra 8-0 perché come abbiamo detto ne dobbiamo inserire 6 più la parte sottostante, rientro nuovamente e riesco, faccio sempre gli stessi movimenti, vado e adesso ovviamente mi devo andare a chiudere con la prima 8-0 che avevo messo nel giro, quindi entro da su, dall'alto verso il basso e vado in quella di fianco per chiudere il giro. Ovviamente io per mostrare a voi non ho fatto molta tensione, quindi vedete che qui è venuto
un po' molliccio. Voi mi raccomando tirate, io con la camera davanti ho qualche difficoltà, però cerco di andare a tirare e insomma di recuperare. Ok? Quindi riandate nuovamente in tutte queste rocaille, ripassate dappertutto e stringete bene. Quindi nuovamente vado giù, quella di fianco, vado sotto all'interno del mio elemento per rinforzare, giro tutto quanto, per rinforzare il mio giro, questo filo poi in eccesso lo andrò a tagliare e rientro nella 80 iniziale. Cioè dovete fare in modo che questo giro venga bello stretto, quindi nella congiunzione ripassate e poi ripassate dappertutto. Io ora stacco e vado a sistemare questa parte. L'importante è che voi abbiate capito. Io per mostrarvi non ho tirato benissimo. L'importante è che voi capiate che qui dovete tirare benissimo, ok? Io ovviamente per mostrarvi sono stata sul molliccio perché non è facile mantenere un elemento così piccino. Ok, ci vediamo a giro finito. Adesso ci troveremo a uscire, come vedete, da questa 80 a destra ed avremo praticamente generato 5 archetti tra queste 80 e quindi in ognuno di questi spazi dovremo andare ad inserire sempre alla stessa maniera 2 rocaille 11,0. Quindi in tutto, in questo nostro giro successivo, dovremo andare ad inserire sempre 10 rocaille 11,0, sempre alla stessa maniera. Ovviamente ne dovrete inserire sempre 2 all'inizio di ogni giro. Una volta che avrete terminato il primo giro, ovviamente inserita l'ultima 11, riscendete anche all'interno della 80, passate all'interno dell'elemento e risalite e riuscite nuovamente dalla 11,0. Una volta che avete fatto questa operazione vi ritroverete in questo modo. Adesso cosa dovrete fare? Dovremo andare a realizzare il giro. Una volta terminato il primo giro dobbiamo uscire dalla 11,0 e dovremo fare 2 inserimenti, ma visto qui che all'inizio ci sono 3 rocaille 11, inseriremo sul lago, come vedete, 3 rocaille 11 e un mezzo cristallo ed entreremo, dicevo, e quindi entreremo poi nel primo archetto che c'è qui tra le nostre 11,0, proprio in questo primo archetto. Quindi andremo ad inserire 3 11,0, il cipollotto, scusate, il mezzo cristallo, entreremo nel nostro primo archetto, dopodiché risaliremo soltanto all'interno del mezzo cristallo. Vi mostrerò nella foto. In questo modo, vedete? Dopodiché risalirò solo nel mezzo cristallo. Dopodiché andrò ad inserire tutti gli altri miei mezzi cristalli, 6, e terminerò il giro poi alla fine, come vedete qui, con altre 3 rocaille. Vi faccio qualche foto. Purtroppo ho perso la registrazione, una parte, quindi di seguito vi spiego poi cosa fare. Penso che comunque dalle immagini sia comprensibile, perdonatemi. Dovete uscire da una 11,0 posta al lato sinistro. Finito anche il giro quindi di 11, fuoriesco ovviamente dalla mia rocaille e vado poi ad inserire, come vedete, le delica. Ne inserisco 6, poi inserirò un mezzo cristallo piccolo da 4 mm, un mezzo cristallo da 6, un mezzo cristallo da 4,
tutti singolarmente, vedete nella parte centrale, e poi proseguirò da questo lato con altre 6 rocaille Delica 11.0 e chiuderò anche questo giro. Mi raccomando, quando inserite controllate bene che sia tutto centrato. Qui manca un pezzetto di video, praticamente ho completato il giro con l'edelica anche al lato destro, ho eseguito un altro giro con l'edelica superiore a quello che già avevo fatto. Inserisco quindi 5 delica, poi 2 delica sul primo archetto del mezzicristallo e 3 delica tra il mezzo cristallo e quello più grande. Ripeto dallo stesso lato alla stessa maniera. Come vedete ho terminato anche l'altro giro di delica. Vi faccio presente che nell'archetto sopra praticamente al mezzocristallo ho inserito 2 delica, mentre nell'archetto sopra al mezzocristallo da 6 ne ho inserite 3, quindi in tutto vi dovete trovare 10 delica da un lato e 10 dall'altro. L'importante è che comunque, essendo insomma abbastanza complicato per chi ha le prime armi, l'importante è che comunque vi troviate più o meno simmetriche e centrate. Quindi andiamo a questo punto a fare il giro con le rocaille 11.0, come vedete qui, e dovrete prestare attenzione solo al centro. Qui dovrete andare ad inserire, come vedete, una 8.0 di 11.0, inserendo qui al centro una 8.0, ce ne andranno 9 da un lato e 9 dall'altro. Come potete vedere, 9 rocaille 11 al centro tra le due delica, la 8.0, e poi proseguirò da quest'altro lato con altre 8 rocaille 11.0. Dopodiché semplicemente spunto al centro nella prima rocaille prima della 8.0 nella prima 11 e vado ad inserire 6 delica e rientro nella 11 praticamente successiva alla 8.0. I nostri orecchini sono finiti, spero che il tutorial vi sia piaciuto ragazze, lo so è stato un tutorial un pochino veloce e non dettagliato, ma per chi conosce la tecnica ovviamente sarà sicuramente facilitata. Se riesco vi metto una foto o un elenco di tutti quanti il numero di rocaille nei vari giri e vi lascio una foto. Come sempre ragazze, buona creatività a tutte, mi raccomando andate a vedere gli altri tutorial della tecnica base e lasciatemi ovviamente un vostro commento. Ciao! Casomai poi vi farò più in là un tutorial, questo stesso tutorial in modo dettagliato. Vi abbraccio tutte, ciao!